Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. CPIM Polifarma SPA. Ultimo aggiornamento. 17 agosto 2021. Cos'ha CPIM? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere CPIM durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha CPIM? CPIM ha un farmaco a base del principio attivo cefepime di cloridrato monoidrato, appartenente alla categoria degli antibatterici cefalosporinici e nello specifico cefalosporine di quarta generazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Polifarma SPA. CPIM può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni CPIM 1000 mg/3 ml polvere Solv. Per soluzione iniettabile 1 FLAC. Polvere più 1 fiale Solv. 3 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Polifarma SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: cefepime di cloridrato monoidrato. Gruppo terapeutico: antibatterici cefalosporinici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: CPIM è indicato negli adulti per il trattamento delle infezioni moderate e gravi determinate da batteri sensibili, fra cui le infezioni dell'apparato respiratorio e le infezioni, complicate e non complicate, del tratto urinario inferiore e superiore, le infezioni della cute e dei tessuti molli, le infezioni intraaddominali, comprese le peritoniti e le infezioni biliari, per il trattamento di pazienti con batteriemia che si verifica in associazione o sospettata di essere associata ad una delle infezioni sopra elencate, compresi gli episodi febbrili in pazienti immunocompromessi. Trattamento empirico degli episodi febbrili nei pazienti neutropenici. Cefepime immunoterapia è indicato per il trattamento empirico di episodi febbrili in pazienti neutropenici. In pazienti neutropenici ad alto rischio di infezioni gravi, ad esempio, pazienti sottoposti recentemente a trapianto di midollo osseo, con ipotensione all'esordio, con sottostante patologia ematologica maligna o con grave e prolungata neutropenia, può non essere appropriata una monoterapia antimicrobica. Ci sono dati insufficienti a supportare l'efficacia di una terapia con cefepime da solo in tali pazienti. CPIM è indicato nei bambini per il trattamento della meningite cerebrospinale sostenuta da germi sensibili. CPIM è indicato per il trattamento delle infezioni causate da un OPHP batterici sensibili, aerobi ed anaerobi. CPIM è indicato nella profilassi chirurgica nei pazienti sottoposti a chirurgia intraaddominale. Dopo aver ottenuto i risultati dei test di sensibilità, CPIM può essere usato da solo come farmaco di prima scelta. Quando opportuno, CPIM può essere usato con sicurezza in associazione con antibiotici aminoglicosidici o con altri antibiotici. Posologia. Adulti e bambini di età superiore a 12 anni, 40 kg. Una guida al dosaggio di cefepime per adulti e bambini di età superiore ai 12 anni, 40 kg, con normale funzione renale fornita nella tabella 1. La via di somministrazione endovenosa è preferibile per quei pazienti con infezioni gravi, soprattutto che mettano in pericolo di vita il paziente stesso, specialmente se presente shock settico. Tabella 1. Adulti e bambini di età superiore a 12 anni, 40 kg, con funzione renale normale. Tipo di infezione. Dose e via di somministrazione. Intervallo. Infezioni delle vie urinarie. 500 mg, 1 GeVIM ogni 12H. Infezioni non urinarie. 1 GeVIM ogni 12H. Infezioni gravi. 2 GeV ogni 12H. Infezioni molto gravi, pericolo di vita. 2 GeV ogni 8H. La durata della terapia varia normalmente tra i 7 e i 10 giorni. Infezioni PA severe possono richiedere un trattamento PA lungo. Il trattamento empirico della neutropenia febbrile, pazienti immunocompromessi, deve durare 7 giorni o fino alla risoluzione della neutropenia. Profilassi chirurgica, adulti. I dosaggi raccomandati per la prevenzione di infezioni batteriche durante e dopo interventi chirurgici sono i seguenti. Una dose singola di 2 GeV di CPIM, infusione di 30 minuti, vedi paragrafo 6, da iniziare 60 minuti prima dell'intervento chirurgico. Una dose singola di 500 mg di metronidazolo, se ritenuta opportuna, può essere somministrata immediatamente dopo la fine della infusione di CPIM. La dose di metronidazolo deve essere preparata e somministrata in accordo con le informazioni tecniche di prodotto.
A causa della incompatibilità, cepime e metronidazolo non devono essere mescolati nello stesso contenitore. Si raccomanda di lavare il deflussore con un liquido compatibile prima della somministrazione di metronidazolo. Se la durata dell'intervento supera le 12 ore, una seconda dose di cepim seguita da metronidazolo, se opportuno, deve essere somministrata 12 ore dopo la dose profilattica iniziale. Bambini di età compresa tra 1 mese e 12 anni con normale funzione renale, meningite batterica. Dosaggio raccomandato. Pazienti sopra i 2 mesi di età e di peso a 0,40 kg. 50 mg/kg ogni 8 ore per 7-10 giorni. L'esperienza con l'uso di cepim nei pazienti al di sotto dei 2 mesi d'età è limitata. Mentre questa esperienza è stata ottenuta a 50 mg/kg, i dati di farmacocinetica ottenuti su individui sopra i 2 mesi suggeriscono che un dosaggio di 30 mg/kg ogni 12 o 8 ore può essere considerato adeguato a pazienti pediatrici tra il primo e il secondo mese d'età. Le dosi di 30 mg/kg tra 1 e 2 mesi e quelle di 50 mg/kg tra 2 mesi e 12 anni sono confrontabili con i 2G dell'adulto. La somministrazione di cepim in questi pazienti dovrà essere attentamente controllata. Per i pazienti pediatrici con peso superiore a 40 kg si possono applicare gli schemi per adulti, vedi tabella 1. Per i pazienti d'età superiore a 12 anni e di peso a 0,40 kg dovrà essere usato lo schema per i più giovani con peso a 0,40 kg. Il dosaggio pediatrico non deve superare il dosaggio per gli adulti, 2G ogni 8 ore. L'esperienza della somministrazione intramuscolare nei pazienti pediatrici è limitata. Modo di somministrazione. Cepim può essere somministrato per via endovenosa e per via intramuscolare. Il dosaggio e la via di somministrazione variano in base alla gravità dell'infezione, della funzione renale e delle condizioni generali del paziente. Anziani. Non ha richiesta una modifica di dosaggio, tranne in caso di concomitante insufficienza renale, vedi paragrafo 4.4. Ridotta funzionalità epatica. Non ha richiesta una modifica di dosaggio, tranne in caso di concomitante insufficienza renale. Ridotta funzionalità renale. Nei pazienti con disfunzione renale si deve modificare il dosaggio di cefepime per compensare la minore eliminazione renale. La dose iniziale raccomandata di cefepime nei pazienti con disfunzione renale da lieve a moderata deve essere la stessa dei pazienti con funzione renale normale. Tabella 1. La dose di mantenimento raccomandata di cefepime nei pazienti adulti con insufficienza renale è riportata nella tabella seguente, tabella 2. Tabella 2. Dose di mantenimento in adulti con insufficienza renale. Clearance della creatinina, ml/min. Dose di mantenimento consigliata. Dose normale, nessun aggiustamento. 2G ogni 8H. 2G ogni 12H, 1G ogni 12H, 500 mg ogni 12H, 30, 50, 2G ogni 12H, 2G ogni 24H, 1G ogni 24H, 500 mg ogni 24H, 11, 29, 2G ogni 24H, 1G ogni 24H, 500 mg ogni 24H, 500 mg ogni 24H, a 010, 1G ogni 24H, 500 mg ogni 24H, 250 mg ogni 24H, 250 mg ogni 24H. Il modello farmacocinetico indica che è necessario un dosaggio ridotto per questi pazienti. Pazienti sottoposti a emodialisi. Nei pazienti sottoposti ad emodialisi, circa il 68% della quantità totale di cefepime presente nell'organismo all'inizio della dialisi ha eliminato nell'arco di 3 ore. Per questi pazienti, il modello farmacocinetico indica che è necessaria una riduzione del dosaggio. I pazienti che ricevono cefepime e che allo stesso tempo siano sottoposti ad emodialisi devono ricevere il dosaggio seguente: una dose di carico da 1G il primo giorno di terapia e, successivamente, 500 mg di cefepime al giorno per tutte le infezioni, fatta eccezione per la neutropenia febbrile, che richiede 1G al giorno. Nei giorni di dialisi il cefepime deve essere somministrato immediatamente dopo di essa. Quando possibile, il cefepime deve essere somministrato alla stessa ora ogni giorno. Pazienti sottoposti a dialisi peritoneale continua. Nella dialisi peritoneale continua, cepim può essere somministrato alle dosi normalmente consigliate per i pazienti con normale funzione renale, ovvero 500 mg, Lg o 2G in base alla gravità dell'infezione, ma con un intervallo di 48 ore tra una dose e la successiva. Pazienti pediatrici con funzione renale compromessa. Dato che l'escrezione urinaria ha la via prevalente di eliminazione del cefepime, si consiglia di aggiustarne il dosaggio nei pazienti pediatrici e con funzione renale compromessa. Come raccomandato nella tabella 2, devono essere usati gli stessi incrementi degli intervalli tra i dosaggi e / una riduzione di questi ultimi.
Controindicazioni. CPIM controindicato nei pazienti che hanno avuto precedenti reazioni di ipersensibilità a cefepime, ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, a qualsiasi altra cefalosporina o a qualsiasi altro agente antibiotico beta-lattamico, ad esempio penicilline, monobattamici e carbapinemici. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Disfunzione renale. Nei pazienti con disfunzione renale compromessa, clearance della creatinina a 0,50 ml/min, o ad altre condizioni che possono compromettere la funzione renale, il dosaggio di CPIM deve essere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il trattamento concomitante con antibiotici batteriostatici può interferire con l'azione degli antibiotici beta-lattamici. Positività al test di COMS diretto, senza evidenza di emolisi, è stata osservata nel 18,7% dei pazienti che, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere CPIM durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere CPIM durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non è stata stabilita la sicurezza di CPIM nelle donne in stato di gravidanza dato che non sono stati condotti studi adeguati e ben controllati in queste pazienti. Studi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, le possibili reazioni avverse come alterato stato di coscienza, vertigini, stato confusionale o allucinazioni possono alterare la capacità di guidare veicoli e l'uso di macchinari, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Negli studi clinici condotti con CPIM, N uguale 5598, gli eventi avversi più comuni sono stati i sintomi gastrointestinali e le reazioni di ipersensibilità. Le reazioni avverse hanno raramente richiesto interruzione vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Sintomi di sovradosaggio includono encefalopatia, mioclono e convulsioni. Trattamento. In caso di sovradosaggio grave, specialmente nei pazienti con funzione renale compromessa, i livelli sierici di CPIM possono essere ridotti con emodialisi. La dialisi peritoneale non ha d'aiuto. Sovradosaggio accidentale può manifestarsi in caso di assunzione di alte dosi di farmaco da parte di pazienti con disfunzione renale, vedi paragrafi 4, 2, 4, 4 e 4, 8. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibatterici beta-lattamici, codice ATC. Ilunga 01D01. Batteriologia. Cefepime ha una cefalosporina di nuova generazione dotata di ampio spettro di azione, che esercita la sua azione battericida inibendo la sintesi. Proprietà farmacocinetiche. La farmacocinetica di CPIM è risultata lineare nell'intervallo 250 mg, 2g per via endovenosa e nell'intervallo 500 mg, 2g per via intramuscolare, e non varia in dati preclinici di sicurezza. Non è stato osservato alcun effetto clinicamente rilevante. Elenco degli eccipienti. L-arginina, circa 725 mg di L-arginina per g di cefepime sostanza attiva. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di CPIM a base di cefepime bicloridrato monoidrato sono Maxipime. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.